Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo la lettura, andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, partiamo con la scopa e la frusta. Si parte un po' in salita e in tensione perché spesso indica un momento di stress o qualche episodio che ci può portare stress e rabbia e magari nei confronti di qualcuno esserci dei litigi, delle discussioni, magari di fare attenzione alle distrazioni perché potremmo commettere qualche errore. Quindi è una carta un po' di avvertimento che ci aiuta a capire, a gestire meglio quella fase in cui ci sentiamo molto tesi e sul chi va là. È anche utile secondo me quando salta fuori che per aiutarci a capire che abbiamo bisogno di fare ordine e pulizia dentro di noi, nei nostri pensieri, nelle cose che vogliamo fare, anche con chi abbiamo a che fare, quindi anche nelle relazioni. Poi troviamo l'ancora e direi che questa, indicando maggior sicurezza, fiducia e speranza, allo stesso tempo vuol dire che possiamo raggiungere qualcosa di importante e quindi avere dei riscontri positivi, ottenere equilibrio, armonia. Parla anche di volontà, e cioè che magari può esserci subito un raggiungimento, quindi soddisfazione per qualcosa, magari invece per altre che hanno ancora bisogno di tempo per realizzarsi, per maturarsi, dobbiamo continuare, dobbiamo proprio spingere in avanti. Però attenzione, con l'ancora abbiamo bisogno di un momento di pausa, di riflessione, quindi fermarci un attimino, fare tutte le nostre valutazioni e poi levare l'ancora appunto e partire. Partire in modo abbastanza veloce. Poi gli uccelli sono così, sono quell'energia che si muove, che chiacchiera, che parla, che coinvolge. Può essere sia molto positiva perché abbiamo bisogno di intraprendere varie possibilità, soprattutto nelle comunicazioni e quindi anche farci sentire. Dall'altro lato possono anche arrivare dei problemi, dei pettegolezzi, delle cose proprio legate, ahimè, alla comunicazione e quindi cose che magari possiamo subito lasciare andare se non ci sono utili, anzi se ci fanno solo innervosire. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente segni di acqua, cancro, scorpione e pesci, e troviamo anche quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Allora, ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Ad esempio adesso parlando di coppie potete anche ascoltare alcune indicazioni per un familiare o per un amico o un'amica. E abbiamo il gelsomino girasole. Allora, bello il gelsomino perché parla comunque di dolcezza, di coinvolgimento e di presenza. Se ci sono state o magari potrebbero esserci anche dei fraintendimenti
fraintendimenti e dei conflitti, come abbiamo visto con la scopa e la frusta, può essere il momento giusto, insomma, per portare un po' di luce e fare chiarezza. La calendula, ahimè, arriva forse a dire che alcune cose dipendono anche dal nostro modo di vedere le cose e non sempre si può andare d'accordo. Ecco perché magari è meglio comunicare, parlare proprio per evitare fraintendimenti, e si può accendere questo bellissimo girasole che può portare appunto una soluzione, una risoluzione positiva. Magari con il gelsomino io direi anche come possibilità di sfoderare la vostra bravura, il vostro fascino, di portare proprio in evoluzione il vostro stesso rapporto, ovviamente se le cose vanno bene. Invece se c'è qualcosa che non va, vuol dire che c'è una nuova fase di miglioramento. Questo, come dicevo, vale anche per le amicizie, le relazioni più importanti. Per i single abbiamo degli aspetti abbastanza altalenanti, cioè se c'è una frequentazione, qualche aspetto conflittuale di sicuro salta fuori, che purtroppo ce lo fa capire la nostra calendula. Può essere un dispiacere, magari passeggero, perché magari ci si organizza per uscire e l'appuntamento salta, oppure ci sono delle difficoltà nel sentirsi, magari invece ci dà fastidio un atteggiamento, tipo mancanza di entusiasmo e desiderio, oppure magari c'è un qualcosa che tende a rallentare come conoscenza e frequentazione. Quindi dipende, in qualsiasi circostanza magari adattate a quello che vivete, c'è un blocco, c'è un ostacolo, c'è qualcosa che fa resistenza, e magari anche alla condivisione, all'apertura, magari volete uscire, volete fare chissà che cosa, e potrebbero esserci delle cose che vi bloccano almeno per questa settimana. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro, delle finanze. Vediamo cosa voglio dirvi. Troviamo il mercante. Il mercante è spesso abbastanza positivo perché può riferirsi sia a noi e avere tanti bei propositi, una bella carica di energia, intelligenza e soprattutto capacità di poter sfruttare al massimo qualsiasi cosa, e quindi portare aumento, portare guadagno, dei vantaggi interessanti, delle proposte, delle offerte. Ecco, a proposito di proposte e offerte, magari c'è qualcosa che vi verrà detto, vi verrà fatto, e direi soprattutto questo può essere positivo per chi è alla ricerca di lavoro. E infatti a conferma c'è anche la carta del messaggero, portatore di notizie, di varie possibilità, novità, possono essere nuove idee, iniziative buone e stimolanti, anche nuovi contatti. Alcune cose hanno a che fare anche con il viaggio. Magari se state valutando di spostarvi oppure di muovervi in alcune circostanze che proprio hanno a che fare con gli spostamenti, e di muovervi in senso lato, e cioè avere delle iniziative, quindi di candidarvi, di fare un qualcosa che vi porterà risultati. E infatti la carta del denaro è proprio l'ottenimento, è proprio il riuscire a rinnovare in modo profondo anche questo ambito, e quindi ognuno di voi magari può cogliere dei consigli utili o delle proposte per un nuovo lavoro, per consolidare le vostre finanze, per migliorare già se fate un lavoro, se volete integrarlo con altre fonti di guadagni. Quindi c'è un bel movimento, un bello spostamento, direi molto molto positivo per voi, da cogliere al volo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!